ci e si. Hai mai sentito usare insieme queste due particelle in italiano? In questa lezione ti spiego come farlo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Nel video di oggi voglio spiegarti una struttura della lingua italiana che forse non conosci, perché è un po' particolare, ma allo stesso tempo molto usata dagli italiani nella conversazione di tutti i giorni. Si tratta dei verbi riflessivi usati in forma impersonale. Ma prima di vedere questa struttura, ricordiamo che cos'è un verbo riflessivo e che cos'è la forma impersonale. Iniziamo da qualche esempio di frase con i verbi riflessivi. Mi addormento ogni sera a mezzanotte. A che ora ti svegli di mattina? Appena ho rivisto Lucia, ci siamo abbracciati. Il mio gatto si lava ogni giorno. Vedi, in questi esempi ho usato 4 verbi riflessivi. Quindi ho usato i pronomi riflessivi per costruire queste frasi. I pronomi riflessivi, lo ricordiamo, sono mi, ti, si, ci, vi, si. I verbi riflessivi indicano un'azione che si riflette sul soggetto. Quindi è come dire che io addormento me stesso, tu svegli te stesso, il gatto lava se stesso, eccetera. Il terzo esempio è un po' particolare perché c'è il verbo abbracciarsi, che è un riflessivo reciproco. Questo significa che i due soggetti, noi, fanno l'azione sull'altra persona. Quindi io abbraccio Lucia e Lucia abbraccia me. Questi verbi si usano principalmente per parlare di azioni quotidiane, di azioni abituali che facciamo quindi tutti i giorni, ma si possono usare anche in altri modi. Ne ho parlato più nello specifico in questo video. Ora vediamo invece qualche esempio di frase con i verbi alla forma impersonale. In Italia si mangia bene, non si lavora bene a stomaco vuoto. Quando si è nervosi è difficile dormire. Quando si guida non bisogna bere alcolici. Ok, questi sono tutti esempi di verbi alla forma impersonale. Questo significa che non c'è un soggetto espresso nella frase, ma il significato è, in generale, in Italia la popolazione mangia bene. Oppure le persone non lavorano bene a stomaco vuoto, quindi se non mangiano. Quando una persona è nervosa fa fatica a dormire. Quando un adulto guida non deve bere alcolici. Quindi la forma impersonale di un verbo mi permette di attribuire una certa azione ad una persona o a un gruppo di persone non determinato. La particella si, in questo caso, accompagna i verbi alla terza persona e ha quindi una funzione di soggetto generico, indefinito. Puoi notare che la particella si è la stessa della terza persona dei verbi riflessivi, ma l'uso è completamente diverso. Nei primi esempi il si riflette un'azione su una determinata persona o animale, per esempio si prepara, si lava, eccetera. Ma nel secondo gruppo di esempi il si generalizza l'azione ad un soggetto generico. Si mangia, si guida, si lavora. Bene, a questo punto la domanda è:
Che cosa succede se prendo un verbo riflessivo come prepararsi e voglio usare questo verbo alla forma impersonale? Prendiamo la frase: prima di un lungo viaggio, prepararsi con attenzione. Un verbo alla forma impersonale è sempre alla terza persona, quindi prepara. La particella per la forma impersonale è si. Questo verbo però è anche riflessivo e il pronome riflessivo di terza persona è ancora una volta si. Quindi teoricamente la forma è si prepara con attenzione. Questa ripetizione però non suona bene e scommetto che non hai mai sentito una frase del genere in italiano. Quindi la regola della grammatica dice di trasformare uno dei due si in un ci. Quindi è ci si prepara con attenzione. Lo so, è un po' strano, ma sicuramente suona meglio di sì che è sbagliato. In questo caso la particella ci non ha uno specifico significato grammaticale, ma è semplicemente una trasformazione fonetica per migliorare il suono e renderlo più gradevole. Quindi vediamo altri esempi. In spiaggia ci si rilassa tutto il tempo. Il verbo in questo caso è rilassarsi, quindi una forma riflessiva che, se usata in modo impersonale, diventa ci si rilassa. Come ci si muove a Milano? Principalmente in metro o in auto. In questo caso abbiamo il verbo riflessivo muoversi, simile a spostarsi, usato in questo caso in forma impersonale per dire come si muovono le persone a Milano. A volte ci si rende conto troppo tardi dei propri errori. Qui abbiamo il verbo rendersi conto di. Il senso è: qualche volta le persone si accorgono troppo tardi di avere sbagliato. Se vuoi approfondire l'uso di proprio, ti lascio il link alla lezione completa qua sopra. Se ci si iscrive al canale di Giulio, si impara bene l'italiano. Anche qui ho usato un altro verbo riflessivo, iscriversi, che si può usare in forma impersonale. Quindi generalmente se una persona si iscrive al canale di Giulio, imparerà la lingua italiana. Confermo, infatti ti invito ad iscriverti per non perderti tutti i prossimi video che usciranno su questo canale. Bene, fammi sapere se hai già sentito o letto almeno una volta questa costruzione in italiano, per esempio in qualche audio, film o libro. È molto comune combinare i verbi riflessivi con la forma impersonale. Infatti, specialmente nel linguaggio parlato, questa forma si sente spessissimo. Quindi ti consiglio di provare a memorizzare questa struttura e puoi iniziare a metterla in pratica con un commento qua sotto. Scegli un verbo riflessivo e prova a costruirlo in forma impersonale. Fammi sapere se hai qualche dubbio, io ti aspetto alla prossima lezione che trovi qui a fianco e che ti sarà altrettanto utile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buono studio!